Buongiorno amici del canale, Buongiorno. oggi c'è Monica con me, l'avrete sicuramente già vista alcune volte e anche nella serie TV, è un Sì. restyling. Sì. Ti ricordi? Cioè, È stato un anno bello. fa? Bellissimo. Cioè l'abbiamo girato un anno fa, ma loro l'hanno vista un po' dopo. No, Loro sì, l'hanno vista certo. a marzo, aprile, maggio, non mi ricordo più bene. Comunque, oggi Monica deve fare un progetto per la sua nipotina che si chiama Ginevra. e Ginevra ha una bella casa nuova che hanno ristrutturato e Sì. ha una cameretta nuova. Certo. Con delle carte apparati che comandano un po', perché Giorgia ci ha messo il becco, vero? Sì. Giorgia con il papà e la mamma di Ginevra hanno scelto delle carte molto particolari e questo cassettone deve seguire questo mood. Andrà su una parete che ha una carta da parati a righe e quindi noi sceglieremo anche la tonalità in base a questa carta. Vi faremo poi vedere come sta nell'ambiente finale, è una casa molto molto particolare, molto bella e Ginevra avrà secondo me una cameretta La sua bellissima. cameretta bellissima. Quindi partiamo. Oggi partiamo con il cassettone, ma faremo anche in simbiosi la sedia che sarà colorata con lo stesso tono della cassettiera per unificare tutti i vari oggetti e mobili che ci sono nella stanza. In effetti ci sta bene perché ha queste piccole palline qua nelle stecchettine che vanno anche un pochettino a riprendere ricordare questo. sì, la parte frontale dei laterali. Noi andremo a carteggiare con la levigatrice Makita i piani perché il papà e la mamma di Ginevra vogliono molto legno a vista e poi andremo a utilizzare un colore differente oggi, un colore che non uso quasi mai. Enjoy. Joy. Enjoy, partiamo. Ho messo sotto la mia levigatrice una carta 80. Ero in dubbio se partire carteggiando o sverniciando, perché? Perché questo cassettone è molto bello ed ha avuto anche un restauro parecchi anni fa credo, però è molto luminoso e sento parecchia cera e gomma lacca. Cosa può succedere? Se voi utilizzate una carta vetro classica con una levigatrice classica, magari anche meno potente della mia, si va a creare una specie di impasto sotto e vai a buttare un sacco di carta. Oggi però io uso la mia levigatrice che prima di tutto gira, quindi è roteo orbitale e ha questa carta molto particolare. È una carta velcrata, che quindi si attacca, però è anche microforata, collegata all'aspirapolvere. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutta la polvere che io creo di levigatura viene aspirata immediatamente e quindi ci sono molte meno probabilità di creare questa fanghiglia sul mobile. Quindi io parto direttamente carteggiando e non vado a sverniciare prima. Ho messo una carta 80 collegata al mio aspirapolvere che Franco mi fa partire e partiamo. Abbiamo finito di carteggiare cassetti e piano superiore del mobile, ora partiamo col colore. Ovviamente uniremo col colore Enjoy sia il dondolo che il mobile, usiamo lo stesso tipo di pennello, io il 50, Monica usa il 30 che ha la stessa setola. È importante usare un pennello giusto perché quella sedia a dondolo è molto difficile, sai vero? Sì. Sono già preoccupata. Più le sedie sono difficili perché hanno delle bacchettine, delle cosine fini e più devi lavorare in modo astuto davanti e dietro perché fai tante gocce. Però Monica ha un tipo di stesura molto particolare perché le picchietta poco poco e accarezza la superficie e quando si hanno questo tipo di mobili la stesura più giusta perché tu non vai mai a fare gocce. Mi raccomando, tenete con questo pennello sempre il pennello della ghiera, la mano in fondo perché fate meno fatica, a fine restyling avete meno male alla mano e dosate, calibrate meglio il colore, sprecate anche meno colore, ok? Io inizio con i laterali del mobile, del cassettone e partiamo. Io vado con la sedia. Vai. Bene. L'Enjoy è un colore cremosissimo, neutro, che in realtà ti aiuta veramente ad avere una finitura che poi va bene in qualsiasi stanza. Ora voi dalla telecamera ovviamente lo vedrete molto bianco,
perché è una tonalità chiara che va a schiarire la superficie, ma vi assicuro che quando lo vedrete, vabbè, ovviamente nel suo contesto finale, ma soprattutto abbinato al legno grezzo, sverniciato e tutto quello che ne concerne, piacerà tantissimo. È un tono neutro che salva tantissimi restyling, perché è quella giusta finitura che si deve utilizzare quando si vuole alleggerire senza sbiancare troppo un mobile. Seconda mano su tutta la struttura. Ho utilizzato un po' il pennello a punta perché ho aiutato Monica sulla sedia e questo mi ha svoltato, però anche qua in alcune cisellature mi aiuta, quindi seconda mano. Carichiamo bene il colore e come prima, mi raccomando, prima i bordi, prima tutte le parti un pochettino più difficoltose perché hanno delle rientranze e poi si va direttamente a lisciare la superficie. Guardate questo pennello come entra bene negli anfratti, ti toglie via tutte le problematiche, fai meno fatica e copri benissimo. La seconda mano è definitiva, copre tutto alla perfezione. Il cassettone è a buon punto, che dici? Anche la nostra sedia d'ondolo? Anche la sedia? Ci ha dato filo da torcere? Sì. Sì, perché le sedie d'ondolo sono già complicate, in più questa ha tutto il legno attorcigliato e quindi non è per niente banale. Allora, noi abbiamo fatto 2 mani di Enjoy puro su tutta la struttura, carteggiato per bene la parte superiore del piano, carteggiato per bene i cassetti e ora andiamo a decorare in un modo molto fine e raffinato la parte superiore del piano. Siccome questo cassettone va in una stanza che ha 3 tipi differenti di carte da parati, dobbiamo alleggerire il più possibile e renderlo sì congruente, miscelato all'ambiente, ma deve esserci anche un filo conduttore. La carta da parati che ospita in questo mobile nella stanza, da un lato è a righe, da un altro lato è texture giraffa. Giraffa e animaletti. E animaletti. E poi c'è appunto quella con foglie, piante e animali. Quindi abbiamo deciso di mettere su questo mobile una decorazione molto leggera fatta con lo stampo, il Decor Stamps di Redesign, che si chiama Abstract Scribble. Praticamente è molto facile, ma ora vi faccio vedere una cosa perché non dovete cascare sul prodotto. Allora, li trovate così quando li trovate nuovi e la prima cosa che dovete fare è toglierne uno, così, come sto facendo io, e capire bene una cosa. Loro stampano da questo lato, infatti da questo lato è ruvidino, da questo lato è piatto. Dalla parte in cui è piatto ha sempre una piccola pellicolina da togliere, che è molto molto adesiva. Ora ve la faccio vedere. Dovete semplicemente andare all'angolo, sollecitare e così la togliete. Così. Una volta tolta la pellicolina, voi lo prendete e lo andate ad attaccare a questo pezzo di plastica. Vedete? Diventa perfettamente adesivo. Dopodiché si procede. Se non fate questa cosa, ovvero se non andate a togliere la plastica protettiva, poi non va a attaccarsi sulla superficie e lavorate male. No, ci tenevo a dirvelo perché spesso le persone li comprano e non riescono poi a usarli. Questo è il trucchettino. Ora, io ho già creato la mia piastrella perfetta, quindi andremo a riposizionare semplicemente le piantine su questa parte frontale. Lui lo mettiamo da parte e mi raccomando, se utilizzate anche voi gli stampi, ricordatevi sempre di togliere la plastica protettiva prima. Su questa piastrina di plastica io ho già messo un po' di Enjoy, carico il rullino. Questo è il rullino dato in dotazione dalla Redesign. Una volta che il colore è qua, vado sul mio stampo, lo passo bene sul fiorellino che devo utilizzare. Voilà, anche qua. E poi è molto molto semplice perché una volta che ho messo il colore ovunque, parto da qui dove partono le erbette sul piano liscio e posso fare 2 cose, o strofinarlo con la mano oppure prendere un pannettino e aiutarmi. In questo modo sarò ancora più precisa perché andrò a premere tutti i lati e andrò a trasporre il disegno sulla superficie, così. Voilà. Io qua sono stata molto molto leggera, qua sono stata più pesante, qua ho messo più vernice, qua meno. L'effetto che voglio ottenere non è liscio e perfetto, l'effetto degli stampi è molto più usurato
non è uno stencil, per farvi capire. Ora riproviamo a farlo e calchiamo in modo differente, con alcuni fiori calchiamo di più, con altri di meno. Mettiamo un goccino in più di vernice qua, dove ho questi fiori, e anche qua. Potete anche leggermente accavallarli, è più bello perché avrà più profondità, tridimensionalità. Schiacciate bene, in questo modo il disegno sarà ancora più preciso, anche qui nella parte centrale. Alzo e voilà, come potete vedere è molto più fitto, molto più preciso. Dove voi schiacciate di più diventa più preciso, dove voi schiacciate di meno diventa più neutro, più vedo non vedo. Noi poi andremo anche sul mobile a decapare leggermente il colore, perché voglio che sia un pochettino più usurato e country, quindi è molto importante che questo disegno non sia fitto, preciso, altrimenti poi non si lega più alla tecnica del decapé. Continuiamo. Vedete come siamo state brave a farlo tutto bello, preciso, liscio, perfetto? Bene, guardatelo perché tra un po' non lo vedrete più. Scherzi a parte, abbiamo deciso di farlo sul cassetto, l'ultimo cassetto in fondo. Ci piace un po' di più perché il legno è più scuro, Sì. e si vede ancora di più il disegno e parte dallo stesso colore, parte dall'enjoy del cassettone e sale. E quindi niente, tra un po' finiremo il cassetto, che ho già iniziato, mi piace tantissimo, e toglierò quello sul piano, grattando. Tanto, bisogna essere convinti nella vita. Sì. Continuiamo. Secondo riposizionamento sul cassetto. Vado un po' più in giù così il gambettino mi esce da sotto e sembrerà veramente collegato alla scocca del cassettone. Beh, in realtà avremmo anche potuto lasciarlo quello sul piano superiore, però ho paura che poi sia troppo. Quindi prima facciamo tutto questo riposizionamento qui e poi decidiamo. 1, 2, 3, voilà. Sul cassettone e sulla sedia a dondolo abbiamo deciso di passare ovunque protettivo opaco. Io ho deciso opaco, a te piace? Sì. Allora andiamo. Pennello King, protettivo opaco già diluito del 20%. Pennello King perché voglio un pennellone che trattenga molto prodotto e che mi rilasci molto lentamente il tutto. In questo modo riesco a partire da un lato e a finire all'altro senza far sì che ci siano le striature del pennello. Ovviamente ora state già notando che il colore del legno è cambiato e per questo motivo questo sarà il colore finale del legno, quindi bello, vivo, nutrito, idratato, liscio, puro, con i suoi anni, perché è un legno vecchio e quindi è giusto che abbia questa finitura non perfetta, ma con molte imprecisioni. Io finisco tutto il piano e tu Emma mi aiutate? Sì. Tu vai sulla sedia a dondolo e Emma facciamo la parte laterale. Scusa. Un goccio di cera principessa per rifinire i miei pomellini. Sono già stati bucati con il trapano e una punta da 5,5, punta da legno mi raccomando, e li abbiamo già messi. Questa corollina che è in ottone non mi fa impazzire perché è un po' scura e non si vede. Su questo restyling ovviamente, su un altro magari va benissimo così. Quindi prendo un po' di cera principessa, dito, poco poco, e vado a ritoccare in questo modo. Ovvio che subito vi sembrerà morbida, ma fra qualche giorno, quando andrà ad essiccare completamente al 100%, non andrà via. Un piccolo tocco per dare a questo gioiello di pomello un po' di luce. Ho scelto questo pomello anche perché andrà a riprendere perfettamente i fiori del cassettone e quindi secondo me si sposa alla meraviglia. Quasi finito? Vediamo se a Monica piace. Mimì e Cocò sono state molto brave e precise. Avremmo iniziato verso le 10:30 più o meno. Più o Sì, meno. più o meno, anche dopo. E sono le 5:30, tra cui ci mette di mezzo anche un'oretta e mezza di pausa Pranzo, sì. Quindi siamo state brave, veloci e devo dire soddisfatta. Io sono soddisfatta. Sì.
Il risultato è bellissimo. Piacerà? Chi lo sa? Tra poco quindi lo carichiamo, lo portiamo direttamente nella casa che lo ospiterà e vi facciamo vedere tutta la camera dove ci sono queste belle carte da parati e vedremo se sta bene. A dopo! A dopo. Anche questo restyling è finito. Sono contentissima di potervelo far vedere nel suo ambiente finale. Questa sarà una bellissima cameretta e deve ancora finire di essere arredata, ma tutto quello che vedete è made in casa Magic Paint. È giusto che voi capiate perché ci tenevo a farvelo vedere qui, perché queste righe sono il perfetto connubio con questo mobile. Ogni tanto bisogna alleggerire, sui mobili mettere meno, essere più leggeri, leggiadri, perché non sempre appesantire un mobile è la scelta giusta. Qui tra poco vedrete diverse carte da parati che si legano alla perfezione, stanno anche molto bene con il pavimento, che si sposa alla perfezione con i toni scelti. E anche lo stampo messo al fondo, così fine, delicato, solo 3 pezzi di stampo su tutto il mobile fanno veramente la differenza. Sono sicura che il colore scelto appositamente e legato a questa carta dia veramente il tocco speciale. Mi raccomando, ricordate che i prodotti che avete utilizzato sono tutti quanti sul sito easyron.com o dai rivenditori autorizzati. Mi raccomando, ricordate sempre che non ci siamo su Amazon e in fondo al video vedete sempre la capitolazione con i link a tutti i prodotti. E la sedia dondolo quanto è carina? Scrivetemelo nei commenti. Ciao!